Bentornati cari amici sull'arte del fatto a mano e un caro saluto a tutti e anche ai nuovi amici che si vorranno avvicinare ai miei lavori e iscrivendosi anche al mio canale. Se volete iscrivervi basta cliccare su iscriviti, sulla campanella, su tutte, vi arriveranno le notifiche dei miei lavori. Tutte le volte che io pubblico, se vi piaceranno, sarete informati. Oggi inizieremo un periodo che veramente l'ho già iniziato col cardigan Chenini, un periodo in cui io vi proporrò dei capi, essendo una stagione un po' di transito, perché comunque c'è ancora caldissimo, però in agosto già la gente comincia a lavorare le cose anche per la stagione magari su fine estate autunno. Quindi volevo proporvi dei progetti che si possono realizzare sia a manica lunga che a manica corta, sia con un filato estivo che con un filato autunnale e anche invernale. A volte basta veramente poco, basta solamente magari accorciare una manica e cambiare il filato per poter usufruire di un tutorial anche su 4 stagioni. Vedete, oggi vi proporrò, adesso vi faccio vedere, questo è il fondo, vedete il fondo della maglia, è una maglia con un punto particolare, vedete l'effetto poi indossato, a cui io ho aggiunto la manica lunga, però è possibile anche farla con il filato in lana e con la manica corta. Vi faccio vedere com'è un po' formata. Io sono partita, vedete, dal sotto ascella. Sapete che io di solito nei miei progetti spesso e volentieri uso questa tecnica. Sono partita dal sotto ascella, vedete qua c'è la catenella d'inizio, poi vi spiegherò meglio. Sono scesa verso seno e fianchi lavorando in tondo, vedete, fino ad arrivare alla nostra lunghezza desiderata, che può essere anche un abitino questo capo, perché è abbastanza coprente, una sottoveste, può diventare anche un abitino. E poi vedete ho finito semplicemente perché la lavorazione, vedete dove c'è questo fiore qua, risulta anche molto bella come finitura, basta aggiungere qualche pipiolino. Dopodiché ho girato il mio lavoro, mi sono riattaccata alla catenella d'inizio e ho lavorato 2 pannelli salenti verso la spalla in giri di andata e ritorno. Poi comunque vi spiegherò meglio. Vedete, questo è un punto più traforato, molto bello, che io andrò a lavorare sulla parte della schiena, completamente dallo scalfo fino alla spalla. Vedete. Invece sulla parte davanti, essendo molto traforato, andremo a fare qualche giro in maglia alta in modo da salire un po' verso il seno, e poi andremo a fare un pezzo più piccolo rispetto alla schiena di punto traforato. Andremo a cucire la spalla, poi vi farò vedere anche a trovare la spalla, e poi ci riattaccheremo per le 2 maniche che possono essere della lunghezza, potete anche lasciare senza manica, cioè una volta cucita la spalla rimane tipo una canotta, oppure fare una manichina corta, una manichina al gomito 3/4, o anche lunga normale, una manica lunga. Questo in base a se lo farete naturalmente per la stagione estiva o fine estate, inizio autunno, oppure invernale. Adesso vi vado a far vedere il mio filato che ho da mostrarvi. Allora, questi filati sono del sito online Un Filo di Passione, con cui io sto lavorando da giugno, dall'inizio di giugno, fine maggio anche. Un Filo di Passione, un sito online molto rifornito con dei prezzi vantaggiosi, prezzi buoni, che potete trovare appunto su online www.unfilodipassione.it. Sono filati italiani, una buona qualità, una buonissima qualità, e appunto, come vi ho detto, dei prezzi buoni.
Vi metterò i link nel box informazioni sotto i video che vi mandano al sito online e anche ai diversi filati, in modo da facilitarvi anche, diciamo, la scelta del vostro filato. Vi metterò poi alla fine anche cosa ne ho usato, perché adesso in questo momento non lo so. Naturalmente io sto facendo una taglia 42, 44, 42, quindi vi metterò quello che ho usato io, poi naturalmente voi dovete un po' regolarvi per la vostra taglia sull'acquisto maggiore o minore del filato. Ora vi vado a presentare i 3 filati. Io sto usando il filato di cotone, il filo di Scozia, è un cotone mercerizzato al 100%, sono 100 grammi, se non erro sono 270 metri circa di filato. È un filato buonissimo, classico, vedete, 100% cotone, e si può lavare in lavatrice naturalmente nei delicati, si può anche stirare. Questo è il colore bianco, qui dice colore 000, è un titolo 05, vedete, titolo 05. È distribuito appunto da unfilodipassione.it, scelto e prodotto extra C, tinto e confezionato in Italia, distribuito da appunto unfilodipassione.it. Sono 270 metri, gomito da 100 grammi. Allora io sto usando questo filato, dopo infatti continueremo, vi farò insomma il tutorial con questo filato. In alternativa, sempre per un periodo estivo, ma anche fine estate, perché sapete che la microfibra è un filato anche che tiene, che d'estate tiene fresco, d'inverno tiene, o comunque a fine stagione estiva tiene caldo. È un filato particolare. Potete usare anche il canna da zucchero Lux per chi volesse magari un qualcosa di più raffinato, è più lucido ed ha un po' di brillantini. Canna da zucchero Lux, vedete, è un filato dal tocco seta, mistrico filati. Adesso andiamo nel dettaglio. Sono 50 grammi, 145 metri, 97% viscosa da canna da zucchero, quindi un filato diciamo nuovo, cioè già da un po' di anni, ma un filato nuovo, e un 3% in questo caso di metallizzato lurex, perché poi abbiamo anche la canna da zucchero senza lux ed è 100% naturalmente viscosa da canna da zucchero. Questo è un pochettino più sottile del canna da zucchero classico, quello con lux è un pochettino più sottile. E questi filati che vi sto facendo vedere si possono utilizzare tutti col 3,5. Infatti io nel mio lavoro, vedete, ho utilizzato un uncinetto, non so se si vedrà, del numero 3,5. Mi sono trovata bene in questo caso con l'uncinetto di acciaio. Ecco, il filato che vi consiglio per fare lo stesso progetto a maniche lunghe nella versione invernale è il Vitico. Il Vitico è della Silk, quindi è una marca molto importante. È un filato molto morbido, anche questo è il color bianco, vedete, molto molto morbido. È un filato che si può lavare a 30 gradi, penso a mano, però anche a secco, non centrifugare, non candeggiare, si può stirare sulla lana. Io vi consiglio sempre di stirarlo sul rovescio con un panno morbido. Uncinetto consigliato 2,5, 3 ferri 3, 3,5. Io userò il 3,5 però per la mia lavorazione. E la composizione è 50% lana vergine e 50% acrilico, quindi insomma la classica lana molto molto buona, di uno spessore appunto molto molto vedete, ritorto, di un buon spessore, molto bella, gonfia e bella da lavorare. Quindi questi sono i 3 filati che io vi consiglio per fare con il numero 3,5 questo maglioncino. Se per caso volete fare il mio tutorial senza però calcolare diciamo il numero di motivi, perché magari non siete proprio espertissime, potete anche usare un filato più grosso, un pochettino più grosso, ecco.
perché a volte si può anche trovare la giusta misura cambiando semplicemente un filato. Mi servirà inoltre la mia forbicina, vedete l'ago da nana, il metro da sarta, importantissimo per calcolare la taglia, e qualche marcapunti, mi serviranno anche dei marcapunti. Bene, adesso iniziamo il nostro progetto, spero di essere stata abbastanza chiara. Il mio progetto ha un punto che è multiplo di 14, quindi voi dovete moltiplicare 14 fino ad arrivare alla vostra larghezza. Allora, se fate una magliettina corta in vita o appena giù, potete tenere la misura del vostro giroseno. Se invece volete fare un abito o una maglia più lunga, dovete tenere la misura di catenella d'inizio del fianco o comunque della parte più grossa del vostro corpo, perché se è il seno tenete il seno, ognuno è fatta alla sua misura e le sue forme. Allora, io vedete che ho fatto 2, 4, 6, 8, 10 motivi pari a 140 catenelle, quindi ricordate che 14 è il multiplo, quindi 10 motivi nel mio caso, 140 catenelle. Io vi consiglio di fare un piccolo campione come facciamo adesso del punto, andremo a fare un po' il punto, così potete misurarlo e regolarvi. Se invece la vostra taglia è questa, e dopo andrò a misurare, potete fare il tutorial insomma alla lettera. I motivi devono essere sempre pari perché poi andremo a suddividerli, quindi possono essere 10, possono essere 8, 12, 14, 16, 18, 20, quelli che vi servono per la vostra misura, quindi è adattabilissimo a tutte le taglie questa maglia, potete fare qualsiasi taglia. È un punto che è anche abbastanza semplice da lavorare e quindi non ci sono problemi. Adesso noi andremo a fare un campione, faremo un multiplo, non so, faremo 4 motivi, quindi 14 per 4 e dopodiché voi arrivati a un certo punto che vi dirò io, lo andrete a misurare e vedrete quanti motivi vi servono per la vostra taglia. Nella taglia che sto facendo io 140 catenelle di inizio, ok, cioè 10 motivi per 14 multiplo, e mi danno, dopo andrò anche un po' a stirarla, quindi si allargherà un pochettino. In fondo dove ci sono già i motivi mi dà 43, però questa è abbastanza, non è molto lunga, quindi calcolate che se volete farla scendere sul fianco si va oltre i 90 generalmente, ecco, per una taglia media. Mentre qua dove c'è la catenella d'inizio, giroseno, abbiamo un 38, 39, 40. Non che io abbia aumentato, solo che questo è un punto che man mano che lo lavorate leggermente scende a godè, insomma è leggermente svasato mentre scende. Allora, quindi nel mio caso, se voi volete questa taglia che mi fa massimo 86 di giro, nel senso giù dalla vita o inizio fianco, fate 140 catenelle e lavoreremo per 33 centimetri pari a 1, 2, 3, 4, 5 volte la ripetizione del motivo, la ricontiamo meglio, 1, 2, 3, 4 e 5, sì. Se invece lo volete allungare andate avanti con motivi semplicemente. L'ultimo giro che farete con questi fiori andremo a mettere, poi vi faccio vedere il pipiolino di finitura, quindi semplice anche come finitura. E poi mi sono allungata dopo, vedete, per circa 20, 19, 20 centimetri, si aveva stirato un po', 20 centimetri dal sottoscella alla spalla, quindi lo scalfo giro manica 40 totale, e quindi questa maglia viene circa sul 50, mi verrà circa sul 52-53 centimetri totali. Adesso quindi andremo a partire con la catenella d'inizio.
Sapete che io sono molto lunga all'inizio perché vi voglio spiegare bene, perché poi viene più facile. Vedete, partiamo da una catenella d'inizio, in questa taglia multiplo di 14, 140 catenelle, lo ripeto perché poi mi venite a dire nel video sotto, nei messaggi, che non l'ho detto. E noi faremo un campione, perché la lavorazione è sempre uguale, di 4 motivi comunque sempre pari, perché dopo va suddiviso. Quindi 4 motivi per 14 mi fa 60 meno 4, perché sono 14, 56. Quindi andremo a fare un campione su 56 motivi. Per chi volesse realizzarlo nella sua taglia, vi consiglio di fare con me questo campione e poi di vedere, di misurare il motivo e di vedere quante volte lo dovete ripetere. Importante che, come vi ho detto, sia pari. Ecco, io ho fatto la mia catenella con il numero 3,5 di 56 maglie, che equivalgono a 4 motivi per il campione. Quindi vado a prendere l'inizio, la prima catenella, tenendo bene diritta la lavorazione, se no si attorciglia, e vado a chiudere con la mezza maglia bassa e andiamo a lavorare in tondo la parte del corpetto dall'ascella scendendo verso il basso. Allora, il primo giro andremo a fare un giro intero di mezze maglie alte, quindi mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono una mezza maglia alta, carico il filo, entro in ogni catenella disponibile, vado a fare, vedete, una mezza maglia alta, quindi carico il filo, entro nelle catenella, esco con un gettato e chiudo tutto. Ok, carico il filo, entro nella catenella successiva, carico, faccio un gettato e chiudo. Vedete, bello questo cotone, molto molto bello, molto bello. Filo di Scozia, vedete, quindi faccio tutto il mio giro di mezze maglie alte, una per ogni catenella disponibile. Arrivati alla fine del giro andiamo a chiudere il giro nella seconda catenella, puntiamo l'uncinetto nella seconda catenella che sostituiva la prima maglia, la mezza maglia alta del giro. Vedete, chiudiamo con la mezza maglia bassa. Ora iniziamo la lavorazione effettiva del nostro motivo traforato. Allora mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, nello stesso punto di base vado a fare il primo petalo, quindi chiudo metà un'altra maglia alta, carico il filo, entro nello stesso punto di base e chiudo metà la terza, perché la prima era sostituita dalle catenelle. Chiudo tutto insieme, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo. In questo foro dove abbiamo fatto il primo petalo andiamo a fare altri 3 petali nello stesso punto di base, quindi facciamo il secondo petalo, 3 maglie alte chiuse a metà nello stesso punto di base, 2 e 3, chiudiamo tutto insieme, 3 catenelle di separazione, terzo petalo nello stesso punto di base, carico il filo, terzo petalo nello stesso punto di base, quindi 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, terzo petalo, vedete, chiudiamo, 3 catenelle di separazione. Adesso facciamo il quarto ultimo petalo nello stesso punto di base, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. Ecco qua, vedete, fiore. Ora facciamo 2 catenelle di separazione, saltiamo 3 maglie di base, nella quarta 1, 2, 3, nella quarta andiamo a fare una maglia bassa, una catenella di separazione, salto una maglia di base nella prossima maglia bassa, una catenella di separazione, salto una maglia di base nella prossima maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, carico il filo, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta rivado a fare il mio lavoro dei 4 petali, quindi vedete le prime 3 maglie alte chiuse insieme, vado a lavorare ancora, vedete questo fiore nello stesso punto di base, quindi 3 catenelle,
secondo petalo e così via fino alla fine del giro. Quando avete finito tutto il fiore fate 2 catenelle, la maglia bassa saltando le 3 maglie di base e così via per tutto il giro. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 2 catenelle, mi vado a chiudere, vedete qua dove abbiamo chiuso le prime maglie alte insieme, entro e mi chiudo con la mezza maglia bassa. Secondo, andiamo avanti col giro, vedete il primo archetto che troviamo subito dopo, entriamo nella prima catenella e ci spostiamo appunto su questo arco. Ci alziamo con 1 2 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro più una catenella di separazione, carico il filo, entro in questo arco e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, entro nello stesso arco e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado nell'arco successivo e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado in questo arco ancora e faccio la seconda maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, terza maglia alta nell'arco. Quindi in ogni arco di questi, tra questi petali andiamo a lavorare 3 maglie alte divise da una catenella di separazione, carico il filo, vado nell'arco successivo e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, seconda maglia alta nell'arco, una catenella di separazione, carico il filo, terza maglia alta nell'arco. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vedete qua che avevamo lavorato questi archetti, avevamo 3 archettini, entriamo in quello centrale nel secondo di una catenella e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado salto questo archetto, vado nel primo tra i fiori, carico il filo, vedete qua nel primo tra un petalo e l'altro e faccio la stessa lavorazione, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso arco, una catenella di separazione, vado nel secondo arco tra i petali e faccio la stessa cosa, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella di separazione, ultimo arco tra i fiori, tra i petali, stessa cosa, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, quindi 2 catenelle di separazione, vado di nuovo tra questi 3 archettini di una catenella nel secondo centrale, faccio la maglia bassa e così via fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio le 2 catenelle, mi chiudo con una mezza maglia bassa, vedete qua avevamo le 4 catenelle di inizio, giro nella terza catenella, mi chiudo. Ora ci alziamo con 4 catenelle per il prossimo giro, 1 2 3 e 4, carico il filo, vado sulla maglia alta seguente e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla prossima maglia alta e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, vado sulla prossima maglia alta e faccio una maglia alta, una catenella. Allora siamo al centro giusto, vedete questa maglia è il centro di tutto questo ventaglio, perché è quella centrale, vedete, qui avevamo 1 2 3 archi, il secondo arco avevamo 3 maglie alte e quindi la seconda è quella centrale del motivo. In questa andremo a fare nello stesso punto di base una maglia alta, facciamo la punta, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta, quindi dove c'è la maglia centrale del motivo andremo a lavorare, vedete, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta,
una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla maglia seguente, faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, vado sulla maglia alta seguente e faccio una maglia alta, una catenella, vado sulla maglia seguente e faccio una maglia alta. Quando saremo arrivati, vedete, all'ultima maglia alta del ventaglio, cosa faccio? Faccio 2 catenelle, carico il filo, vado sull'ultima maglia alta e la chiudo a metà, carico il filo, salto l'arco, vado su questa maglia bassa e la chiudo a metà, una maglia, vedete? Carico il filo, salto l'arco, vado sulla prima maglia alta dell'arco del ventaglio seguente e chiudo a metà, e poi chiudo tutto insieme. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado sulla maglia alta seguente e faccio una maglia alta. Dobbiamo arrivare al centro di questo ventaglio, vedete qua. Una catenella, maglia alta sulla maglia seguente, una catenella, maglia alta sulla maglia alta seguente, una catenella e siamo, vedete, sul centro esatto del motivo. Quindi sulla prossima maglia alta andiamo a fare una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base, una catenella, carico il filo, vado sulla maglia seguente, faccio la maglia alta, una catenella, carico il filo, vado sulla maglia seguente, faccio una maglia alta, una catenella, vado sulla maglia seguente, faccio una maglia alta, siamo, vedete, sull'ultima di questo ventaglio, quindi 2 catenelle e vado a chiudere insieme 1, 2 e 3 maglie alte, carico il filo, quindi nell'ultima del ventaglio chiudo metà, carico il filo, vado sulla maglia bassa, chiudo metà, carico il filo, vado sulla prima del ventaglio seguente, chiudo metà e poi chiudo tutto insieme. Quindi 2 catenelle di separazione, andiamo avanti fino alla fine del giro con questa lavorazione. Siamo alla fine del giro, siamo sull'ultima maglia di questo ventaglio, quindi faccio le 2 catenelle e andiamo a chiudere il giro come segue. Carico il filo, entro in questa ultima maglia alta e chiudo metà, carico il filo, entro nella maglia bassa e chiudo metà, qui avevamo le 4 catenelle di inizio giro, vado nella seconda, esco con un gettato e chiudo tutto. Okay. Per il prossimo giro va lavorato esattamente uguale. Adesso vi faccio vedere. In questo caso ci spostiamo però sulla, vedete qua abbiamo una maglia alta del ventaglio, cioè praticamente questa è la maglia alta chiusa insieme, risulta una maglia, quindi ci spostiamo con delle catenelle sulla maglia seguente, una catenella sulla catenella, una catenella, vedete, una mezza maglia bassa sulla maglia, vedete. E da qui ci alziamo ancora, facciamo un giro come quello che abbiamo appena eseguito, quindi ci alziamo con 4 catenelle, carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio la maglia alta fino ad arrivare sul centro del mio motivo, quindi una catenella, maglia alta sulla maglia alta e ora siamo al centro del motivo, quindi una catenella, vedete, questo è il centro esatto, e su questa vado a fare le 3 maglie alte divise da una catenella, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base, una catenella, vado sulla maglia alta seguente, faccio la maglia alta, una catenella, vado sulla maglia alta seguente, faccio la maglia alta, prendiamo un po' di filo, una catenella, vado sulla maglia alta seguente, faccio la maglia alta, quando arriviamo sull'ultima, vedete, di questo ventaglio,
che è questa, faccio le 2 catenelle e vado a chiudere insieme la maglia alta con la maglia alta chiusa insieme e la maglia alta del ventaglio seguente. Guardate, carico il filo, entro nell'ultima maglia di questo ventaglio e chiudo a metà. Carico il filo, entro sulla chiusura delle maglie alte chiuse insieme del giro sottostante e chiudo a metà. Carico il filo, vado sulla maglia seguente e chiudo a metà. Ok? Poi chiudo tutto insieme. 2 catenelle di separazione e vado avanti con la lavorazione, vedete, la maglia alta sulla maglia seguente fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, vedete, abbiamo l'ultima maglia, quindi qua serve 2 catenelle, servono. Carico il filo, entro nell'ultima maglia del ventaglio, chiudo metà, carico il filo, entro qui alla base delle maglie chiuse insieme, il giro sottostante, chiudo metà e vedete qua avevamo le 4 catenelle, andiamo a chiudere come giro sottostante. Nella seconda catenella usciamo con un gettato e chiudiamo con questo gettato, chiudiamo tutto. Allora, il prossimo giro ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, entro nello stesso punto di base e vado a fare una maglia alta chiusa a metà, facciamo il petalo, vedete, un'altra maglia alta chiusa a metà e poi chiudiamo insieme. 3 catenelle di separazione, 1 e 2. Vedete, siamo arrivati qui, adesso riprendiamo, ricominciamo il motivo. Carico il filo, rientro nello stesso punto dove ho fatto questo petalo e faccio un secondo petalo, quindi 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. La terza e chiudo tutto insieme. Adesso la lavorazione è un po' particolare. Facciamo 2 catenelle, scusate, carico il filo, entro qui dove ho chiuso le maglie del petalo, dell'ultimo petalo, e anche qui vado a lavorare un petalo, quindi chiudo metà, vedete? Carico il filo, rientro, vedete? E chiudo metà. Chiudo tutto insieme. Da qui cosa faccio? Conto, vedete, abbiamo qua 1, 2, 3 archetti, vado nel quarto e faccio una maglia bassa, una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa, una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa, una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, mi sono impaperata e faccio una maglia bassa per un totale di 4 maglie basse e 3 archetti di una catenella. Da qui cosa vado a fare? Vado a fare il mio petalo su questa maglia bassa, quindi faccio le 3 catenelle, no, scusate, 2 catenelle di separazione perché è una maglia chiusa a metà, carico il filo, entro in questa maglia bassa, vedete, e faccio la seconda maglia alta chiusa a metà, carico il filo, rientro nello stesso punto di base e chiudo metà, chiudo tutto insieme, vedete. Da qui vado, carico il filo, salto comunque, vedete, 1 2 3 archi, vado a lavorare sulle maglie chiuse insieme, quindi vado a ripetere la lavorazione che c'è qua. Quindi carico il filo, entro sulle maglie alte chiuse insieme del giro sottostante, vedete, e faccio il mio petalo, 1 2 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. Stiamo già vedendo, ripetendo questo pezzo del primo fiore, quindi faccio le 3 catenelle e faccio il secondo petalo nello stesso punto di base, vedete? Quindi 3 maglie alte chiuse a metà e chiuse poi insieme nello stesso punto di base. Ok, e da qui ricomincio a fare questo petalo qua trasversale, quindi faccio le 2 catenelle che sostituiscono la maglia alta chiusa a metà, carico il filo, entro, vedete, nella base del petalo appena chiuso e faccio il petalo, quindi vedete, la seconda maglia alta chiusa a metà, la terza chiusa a metà, chiudo tutto insieme, carico il filo, conto 1 2 3 spazi, 3 archetti nel quarto
vado a fare, ho sbagliato, scusate, c'è da fare la maglia bassa, quindi da qui niente, niente gettato, faccio 1 2 3, nel quarto faccio la maglia bassa, perché dobbiamo fare, scusate, ma stamattina c'è un caldo che non riesco a concentrarmi. Andiamo a fare le 4, vedete, maglie basse divise da una catenella. Quindi la prima l'abbiamo fatta, abbiamo fatto la catenella, nell'arco successivo la seconda maglia bassa, una catenella, nell'arco successivo la terza maglia bassa, una catenella, e nell'arco successivo la quarta maglia bassa. Da qui continuiamo con le 3 catenelle. Ve l'ho fatto vedere 2 volte perché è un po' diverso, diciamo le 2 catenelle che sostituiscono la maglia alta chiusa a metà, e faccio le altre 2 maglie alte chiuse a metà sulla maglia bassa, vedete? Ecco, quindi continuate così il lavoro tutto il giro, ci vediamo alla fine. Ecco, sono alla fine del giro, ho fatto l'ultimo gruppetto, l'ultimo petalo sulla maglia bassa, e da qui vedete salto 1 2 3 archetti, vado qui nelle prime maglie alte chiuse insieme e vado a chiudere con una mezza maglia bassa il giro. Allora adesso ripartiamo da questo giro qua, il primo che abbiamo lavorato. Vi faccio vedere ad inserirlo sulla lavorazione. Prima l'abbiamo inserito sulla catenella. Entriamo quindi, vedete, all'interno di questo archetto con una mezza maglia bassa e iniziamo a fare i nostri 4 petali divisi da una catenella. Quindi mi alzo con 2 catenelle, carico il filo, entro, faccio la lavorazione che ho fatto, vedete, primo petalo, le 3 catenelle tutte all'interno di questo arco, andiamo a fare i 4 petali divisi da 3 catenelle, secondo petalo, 3 catenelle, terzo petalo, tre catenelle, vedete, e quarto petalo nello stesso arco all'interno dei 2 petali sottostanti. Ecco. Vedete. Quindi facciamo le 2 catenelle di separazione e andiamo a lavorare adesso, che adesso qui cambio un attimino, perché mentre qua avevamo il giro, siamo partiti da questo giro, però il fiore, il giro effettivo parte da questo giro qua, però sulla catenella d'inizio bisognava partire praticamente da questi petali. Qui vedete che abbiamo le 4 maglie basse divise da una catenella del giro sottostante. Andiamo a fare la stessa cosa, quindi su maglia bassa facciamo la maglia bassa, facciamo una catenella di separazione, maglia bassa su maglia bassa, catenella di separazione, maglia bassa su maglia bassa, catenella di separazione, maglia bassa su maglia bassa, e ci troviamo ancora con 4 maglie basse e 3 archetti di una catenella. Da qui facciamo le 2 catenelle di separazione, vedete, e carico il filo, ritorno tra i due petali, vedete, dove ci sono le 3 catenelle, salto questo petalo trasversale, vado qui e faccio ancora il mio fiore. Quindi vado a lavorare la stessa lavorazione che abbiamo già fatto e che avete già imparato. Andiamo a lavorare questo fiore. Quindi mi lavorate tutto il giro in questo modo, ci vediamo alla fine per continuare. Allora, questo giro che abbiamo appena fatto, quando saremo arrivati alla lunghezza desiderata, andremo a lavorare, vedete, qui è il bordo della mia maglia, andremo a lavorare su ogni petalo, semplicemente, vedete, dei pippiolini, qua no, dove c'è le maglie basse, solamente sul fiore. Quindi adesso vi faccio vedere, vedete, stavamo facendo questo giro qui, però ve lo faccio vedere perché è inutile disfare.
faccio vedere appunto a fare questo pipiolino. Facciamo le 2 catenelle e andiamo a iniziare il fiore col pipiolino all'interno dei 2 petali sottostanti, quindi faccio il mio solito petalo, potete anche non farlo, va a gusti, perché rimane finito bene anche così. Se invece volete fare, va fatto alla base, vedete, sulle maglie alte chiuse insieme, quindi vado a fare 1, 2, 3 e 4, entro alla base, vedete, delle maglie chiuse insieme, chiudo con una mezza maglia bassa, tutto qua. Poi faccio le 3 solite catenelle di separazione e vado a fare l'altro petalo. E questo pipiolino, per chi lo volesse fare, aggiungere, lo va a fare su tutta la chiusura dei 4 petali. 3, 4, chiudo, vedete, e così via. Ok, può star bene anche senza. E questo sulla fine. Ora vi faccio vedere a ricominciare il giro che abbiamo già fatto, perché l'abbiamo già fatto qui all'inizio, il secondo giro. Vado a finire questo giro, ecco, quindi vedete che vi faccio vedere che qua ci sono i pipiolini e qua no. Adesso sono alla fine del giro, faccio le 2 catenelle, mi chiudo alla base, vedete qua, del primo petalo, e vi faccio vedere l'inizio, che è come questo giro qua. Si entra nella prima catenella delle 3 del petalo, vedete, ci si alza con 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro più una di separazione. Si comincia a fare le maglie alte divise da una catenella, vedete come abbiamo fatto nel secondo giro che vi ho spiegato. Ok, quindi è facile, anche le chiusure e le partenze dei giri sono facili. Ecco qua, e quindi lavorate tutto il vostro corpetto, lunghezza desiderata, ripetizione desiderata dei motivi. Importante che, ve lo ripeto, all'inizio della catenella siano calcolati pari, quindi 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, così via, e che mi andate, se volete, a finire, cioè termina la maglia con il fiore e potete fare senza pipiolino o col pipiolino. Bene, continuiamo il nostro lavoro. Una volta realizzato il nostro corpetto, andiamo a dividere adesso la parte davanti dal dietro. Come facciamo? Vedete, ho girato il lavoro perché sono partita dall'altra parte e sono scesa lavorando e ho accostato, vedete, i miei fiori. Quindi ce ne ho 2 qua, 2, 4, 6, 8, 10 nel mio caso, perfettamente accostati. Poi sono andata su, una volta che avete accostato i petali vi ritrovate che praticamente avete un fiorellino, vedete, sull'angolo, sul fianco, vedete, sono andata quindi a mettere un fiorellino esattamente all'interno del foro del mio fianco, nella maglia che corrispondeva, vedete, e poi ho fatto la stessa cosa, vedete, dall'altra parte, e vi ritrovate poi con 1, 2, 3, 4, nel mio caso 4 motivi davanti, e il quinto è metà di qua e metà di qua, che sarebbero la metà, 5, la metà dei 10 totali. Dopodiché mi sono ricollegata con l'uncinetto in questo foro dove abbiamo messo i marcapunti e ho iniziato la lavorazione della parte del dietro. Adesso noi andremo a fare la parte davanti. Però allora il dietro ho iniziato subito con la lavorazione, vedete. Il davanti andremo a fare cercheremo per alcuni giri di maglie alte per salire un po' a coprire il seno e poi faremo gli altri giri di punto lavorato. Sulla schiena ho ripetuto, allora siamo partiti
ho ripetuto, vedete, questo è un motivo, sono però sbagliati, ho ripetuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 volte il motivo traforato che vi farò vedere dopo. Questo dipende però dalla vostra lunghezza, cioè dal vostro scalfo, perché io qua ho uno scalfo, vi ho detto prima, dopo lo andrò un po' a stirare, mi verrà un pochettino più lungo, più grande, ho uno scalfo di circa 19-20 centimetri, stirandolo, anche 21, perché è una taglia piccola. Se volete uno scalfo maggiore proseguite per alcuni giri, l'importante è che vi fermate, vedete, sul giro qua, ma comunque vedete che praticamente la ripetizione è un giro, questo perché vanno scambiati, vi devo far vedere alcuni giri, ma però ogni giro, vedete, finisce con qui questi archettini, quindi non c'è problema. L'importante è che davanti e dietro poi dello scalfo abbiano lo stesso numero di giri. Adesso cominciamo a lavorare sulla parte davanti come abbiamo lavorato dietro, ma facendo appunto qualche giro in maglia alta e poi proseguendo col motivo traforato. Allora, adesso su questa catenella d'inizio, metà vedete l'ho già fatta, andrò a inserire il punto traforato. Andremo a fare prima dei punti alti, ma dovremo calcolare, per inserire poi dopo il motivo traforato, un multiplo di 11 più 6. Io sono andata a contare le mie catenelle e ho visto che per arrivare a un multiplo di 11 più 6 mi mancano 2 maglie. Cosa vado a fare adesso? Allora vado a fare, mi attacco e vado a fare un giro di maglie basse facendo 2 aumenti. E gli aumenti dipende dalla taglia che state facendo, quindi se fate questo modello, cioè questa taglia, fate come me, altrimenti andate a contare le catenelle, dividete più 11 e calcolate che serve 11 più, multiplo di 11 più 6, e se avete dei motivi che non sono completi, vi mancano delle maglie, dovete fare degli aumenti. Allora, siccome 11 non è poco, se siete vicino all'11 potete, per esempio, se siete a metà, per esempio vi manca 5 o 6 maglie, vi consiglio di aumentarle. Se invece sono poche da togliere, potete una o due toglierle, ma non di più, perché altrimenti poi si sforma la parte superiore del lavoro. Quindi regolatevi un po' voi, ecco. A me mancavano solo 2 maglie, le vado ad aumentare, spero di essere stata chiara. Allora, io la parte dietro l'ho già fatta, però vedete qua dove c'è il marcapunti, che ho iniziato la parte dietro, rientro nello stesso punto per fare le due parti, cioè dove ho i 2 marcapunti laterali, riparto sempre nello stesso punto, sia per il davanti sia per la parte dietro. Il dietro l'abbiamo fatta, che è tutta lavorata traforata. Io ho fatto 17 giri, ma questo dipende dalla vostra mano, dalla vostra taglia, dal filato che state utilizzando qui. L'importante è che i giri complessivi della schiena, dello scalfo, dallo scalfo andando verso la spalla del dietro, i numeri di giri siano uguali dei numeri della parte davanti, che poi siano un po' a bandiera alta e un po' a punto traforato. L'importante è che alla fine siano per esempio adesso io nel dietro ho fatto 17 giri, andrò a fare adesso non so quanti, penso 4 giri di maglia alta, e andare poi a 17 andrò a fare gli altri 13 che mi mancano. Totale devono essere 17 giri. Adesso prima partiamo, appunto qua vedete dove abbiamo già fatto anche la parte dietro, il nodo d'inizio, e vado a fare un giro di maglie basse che ho fatto anche nella parte dietro, vedete che c'è qua, perché mi serve per, diciamo, aggiustare il numero del multiplo di 11 più 6. Quindi a me mancano
2 maglie, le vado a aumentare, quindi faccio una catenella, rientro e faccio la prima, perché all'inizio si fa un po' fatica, rientro e faccio la maglia bassa, la prima, e proseguo lavorando una maglia bassa su ogni catenella d'inizio disponibile, e ogni tanto vado a fare questi due aumenti, cioè faccio un aumento, per esempio ne faccio uno tipo qua e poi ne faccio un altro più avanti. Quindi con l'aumento cosa si fa? Lavorando nella stessa catenella 2 maglie, quindi per esempio lo faccio qui, faccio la mia maglia bassa e rientro un'altra volta e faccio una seconda maglia, poi proseguo lavorando una maglia bassa in ogni catenella e più avanti rifarò ancora le 2 maglie basse nello stesso punto di base, che è il secondo aumento. Ecco, sono arrivata alla fine, vedete, faccio le ultime 2 maglie basse, una, e l'altra vedete dove c'è proprio il marcapunti, ecco qua. Ora giro il mio lavoro, perché adesso dobbiamo lavorare in giri di andata e ritorno, e ho pensato che forse 3 giri di maglie alte siano sufficienti a coprire il seno. Devono sempre essere dispari, o 3 o 5, perché altrimenti poi non ci troviamo sulla spalla con il motivo uguale del punto traforato. Quindi ci alziamo con 1, 2, 3 e cominciamo a lavorare le nostre maglie alte. E andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia disponibile, vedete? Andiamo a lavorare 3 giri in questo modo. Quando siamo arrivati all'ultimo giriamo il lavoro e ripartiamo ancora con le 3 catenelle. Quindi andiamo a fare o 3 o 5 maglie alte, dispari il numero dei giri. Poi vedete voi fin dove volete, diciamo, coprire il vostro seno. Ecco qua, ci vediamo alla fine di questi giri di maglie alte. Ecco, vedete che ho fatto 4 giri di maglie alte e secondo me sono giusti per coprire. Ora inizieremo il punto traforato, che nel caso del dietro l'abbiamo, vedete, iniziato subito dopo il giro di maglie, sul giro di maglie basse, ma è uguale perché abbiamo sempre comunque un numero uguale di maglie. Ora lo andremo a iniziare invece sulle maglie alte, ma non cambia niente. E va iniziato sul rovescio, vedete qua sono, vedete, sul rovescio del lavoro. Quindi se voi dovete fare meno maglie alte, meno giri o di più, però ricordatevi che quando iniziate a lavorare il punto traforato dovete essere sul rovescio, perché qua vedete l'interno, perché anche qui l'ho fatto iniziando ho fatto un giro di maglie basse andando, poi nel tornare ho iniziato il punto traforato sul rovescio. Perché questo? Perché dobbiamo finire esattamente i 2 pannelli uguali, cioè qui dobbiamo trovarci con la sequenza giusta, uguale, per poi cucire, diciamo, le spalle. Adesso andiamo avanti col punto traforato. Quindi io ho fatto 4 giri di maglie alte, avevo qua totali 17 giri qui, quindi tolgo 3, mi rimangono da lavorare 13 giri di punto traforato, perché devono essere i pannelli davanti e dietro, devono essere degli stessi numeri di giri. Allora iniziamo il punto traforato. Mi alzo con 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una di separazione, carico il filo, rientro nello stesso punto di base e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, sulla quarta vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, nella maglia successiva faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, nella maglia successiva faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, nella maglia successiva faccio una maglia bassa, 1, 2,
3 catenelle, carico il filo, salto 3 maglie di base, 1 2 3, nella quarta vado a fare un punto V, quindi vado a fare nello stesso punto di base una maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta. Di nuovo riprendiamo. Adesso il motivo è finito, adesso lo ricominciamo, quindi 1 2 e 3 catenelle, salto 3 maglie di base, nella quarta vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nella maglia seguente, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, maglia bassa nella maglia seguente, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nella maglia seguente, quindi vado a fare 4 maglie basse che formano 3 archetti di 3 catenelle, 3 catenelle di separazione, 3, carico il filo, salto 3 maglie di base, nella quarta vado a fare il punto V, quindi vado a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base e ricomincio la lavorazione, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 maglie di base, 1 2 3, nella quarta maglia bassa e così via, vado fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, ho fatto i 3 archetti, adesso faccio le 3 catenelle, salto 3 maglie, 1 2 3, nella seguente faccio una maglia bassa, poi faccio una catenella, carico il filo, entro nell'ultima e faccio una mezza maglia alta, ecco, e chiudo il giro con la mezza maglia alta. Giriamo il nostro lavoro. Ora ripetiamo il giro di prima, però vedete che verrà il motivo sbagliato, cioè zigzag. Automaticamente questa lavorazione è proprio semplice. Allora partiamo, se riesco a sgarbugliare, ecco qua. Allora partiamo con sempre come siamo partiti prima, quindi 4 catenelle, 3 che sostituiscono la maglia alta, 1 di separazione, carico il filo, entro nello stesso punto di base, vado a fare la maglia alta, 3 catenelle di separazione, saltiamo, vedete questo arco, saltiamo un archetto di questi 3, carico il filo, entriamo in quello centrale, secondo e facciamo il punto V, quindi facciamo nello stesso punto di base una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso archetto. Vedete che dove c'erano sotto gli archettini piccoli, sopra c'è il punto a V, 3 catenelle di separazione, saltiamo, vedete, questo archetto e questo arco più grande, carico il filo, no, non carico il filo, vado nel punto V e faccio i 3 archetti con le maglie basse, quindi una maglia bassa, 3 catenelle, seconda maglia bassa, 3 catenelle, terza maglia bassa, 3 catenelle, quarta maglia bassa, sempre all'interno dello stesso punto V, quindi vedete che viene praticamente sbagliata la lavorazione. Vedete dove c'è il punto V facciamo gli archetti di 3 catenelle, dove c'è gli archetti di 3 catenelle facciamo il punto a V. Quindi di nuovo ve lo faccio vedere ancora, comunque uguale al giro precedente, facciamo 3 catenelle di separazione, carico il filo, qui abbiamo i 3 archetti, vedete, piccolini, entro nel secondo, il centrale, e faccio il punto V con 2 catenelle, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso archetto, ok? Siamo 3 catenelle di separazione. Allora adesso è l'ora di fare gli archettini piccoli dentro il punto V, quindi vado nel punto V, faccio le mie 4 maglie alte, basse ancora, divise da catenelle, dalle 3 catenelle, quindi maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa,
3 catenelle, maglia bassa, e andate avanti così fino alla fine del giro. Ecco, vedete che alla fine del giro ho fatto 3 catenelle dopo il punto V. Vedete qua dove c'è questa catenella che avevamo fatto all'inizio separazione, entro qua dentro, faccio una maglia bassa, una catenella e una mezza maglia alta nella terza catenella, vedete che sostituiva la prima maglia alta del giro. Faccio una mezza maglia bassa, giro il mio lavoro e ricomincio come prima. Cioè sono tutti uguali questi giri, quindi faccio le mie 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una catenella di separazione, che è quella dove siamo entrati, vedete qua nel giro precedente. Carico il filo, faccio una maglia alta nello stesso punto di base. Aspetta, vedete qua, e comincio ancora il mio lavoro, quindi 3 catenelle. Vedete qui salto tutto questo arco, vado nel punto V, nel punto V andremo a fare 4 maglie basse divise dalle 3 catenelle, perché dobbiamo alternare. Vedete, dobbiamo alternare, nel punto V vanno le maglie basse con le catenelle, 4 maglie basse divise da 3 catenelle, e nel punto, e dove c'è invece i nostri archetti, faremo il punto V, quindi le 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, vado in quello centrale, secondo, e faccio il mio punto V, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base. Quindi proseguite per tutti i giri che vi servono a terminare la parte che deve essere, la parte davanti deve essere i giri uguali a quella dietro, quindi ve lo ripeto, dietro 17 giri di punto traforato, davanti 4 giri di maglia alta più i rimanenti 13 giri di punto traforato, per arrivare a un totale anche qui di 17. Bene, io adesso finisco questo pezzo qui, poi andrò avanti a cucire una spalla e a fare una manica. Ci vediamo dopo, faremo insieme l'altra spalla, cuciremo l'altra spalla, vi farò vedere come calcolare le spalle, cuciremo la spalla e faremo la manica insieme, che così la faremo giusta, dato che una l'ho già fatta e so già come va finita e lavorata. Ci vediamo più tardi. Ciao ragazzi. Siamo ritornati qua sul mio canale, vedete che io ho proseguito, ho fatto i 2 pannelli, vedete, uguali, e sono andata a cucire già una spalla qui, vedete, e ho già eseguito una manica. Questa è la manica che può essere lavorata in tutte le misure, le lunghezze che desiderate, quindi soltanto pochissimi giri come a lettina, manichina corta, manichina lunga, 3/4 e al gomito, come volete. Guardate, il punto è veramente molto bello e non c'è bisogno di fare nessuna finitura. Nell'ultimo giro finisce la manica, vedete, questo è un giro normalissimo e sta veramente bene, come poi sta bene, vedete qua, alla finitura del collo. Adesso vi faccio vedere a delineare il punto spalla, è facilissimo. Avevamo dei motivi, non importa se avete i motivi che non si combaciano perfettamente, cioè nel senso che potete finire con un giro che inizia col fiore, vedete nel mio caso è un giro che inizia guardate, col punto V, non fa niente. Allora io ho deciso che per il mio scollo, la mia circonferenza testa, per me è sufficiente cucire, perché è una taglia piccola, la spalla, vedete, da qui da giromanica, andando verso il centro, è sufficiente che io accosti e cucisca solo 2 motivi. Se avete comunque una taglia grande, molto più grande, logicamente qui avrete più motivi, perché dovete lasciare solamente poi vedete lo spazio per passare la testa. E guardate che è molto bello, è finito così poi sulla clavicola, vedete, guarda com'è bello. Quindi io ho messo dei marcapunti contando 2 motivi, questo è mezzo niente, ho contato il primo motivo, ho contato il secondo motivo, vedete, e sono andata avanti, ho messo i marcapunti all'inizio del terzo motivo.
Uguale ho fatto da questa parte, non importa se inizio con un motivo col punto V. Vedete, comunque ho fatto il punto V è un motivo, questi archetti sono un secondo motivo, e qui dove inizia il terzo punto V, vedete, ho messo i marcapunti. Quindi adesso andremo a cucire questa piccola parte, ago il filo sul diritto, cuciture ve le ho già fatte vedere tante volte, a farle si accostano le maglie. Vedete qua che sono partita dal lato dello scalfo, adesso andrò a cucire accostando le maglie semplicemente fino ad arrivare ai due marcapunti. L'ultimo punto sarà qui dove ci sono i marcapunti. Quindi la cucitura è fatta sul diritto, una cucitura molto leggera, semplice, vedete, accostando bene le nostre maglie faremo la nostra cucitura. Ecco, una volta che abbiamo cucito, vedete, la nostra spalla, non ci resta altro che inserire la manica, che sarà veramente facile. Andremo a lavorare a questo punto che abbiamo lavorato nello scalfo, cioè dallo scalfo salendo verso la spalla, ma mentre qui abbiamo lavorato in andata e ritorno, qui lo andremo ad inserire in maniera circolare, lavorando in tondo, quindi sarà ancora più facile. Allora, cosa dobbiamo fare? È un multiplo di 11 maglie a questo punto. Nel caso della lavorazione in tondo sono solo 11, non è come l'andata e ritorno che erano 11 più 6, è solo 11, quindi dobbiamo calcolare adesso quanti multipli del punto vogliamo inserire su questa manica. Io avendo già fatto l'altra so benissimo che appunto, vedete, l'ho già fatta, che per questa circonferenza, che guardate è una buona circonferenza di 21-42 cm, quindi va bene anche insomma per un 48-50. Io infatti vi consiglio di mantenere questo giro, eventualmente vi trovate un giro diverso più largo, cercate di fare due conti. Quindi per il mio giro manica, nell'altra manica io ho inserito 6 motivi, quindi 6 per 11 fa 66. Adesso vi spiego un pochettino come di solito io gestisco questa cosa. Allora, ho un sottoascella dove ho il marcapunti e ho una cucitura sulla spalla. Allora cosa faccio? Divido le mie maglie, 66 diviso 2, 33, e quindi vado a distribuire prima le 33 maglie su una parte, dalla sottoscella alla cucitura, e poi torno indietro inserendo le altre 33 maglie. Quindi se voi non avete lo stesso scalfo e dovete mettere un motivo in più, cercate di insomma aiutarvi con questo piccolo trucco che è mio, diciamo, l'ho pensato io. Quindi adesso noi partiremo vedete, dal marcapunti. Adesso prendo il mio nodo d'inizio, che l'ho già fatto, entro nel foro del marcapunti, esattamente nel foro, vedete, esco e faccio 2 catenelle che equivalgono alla prima maglia bassa. Andremo a inserire quindi le 66 maglie basse su questo giro, dove andremo a sviluppare i 6 motivi. Nello stesso punto dove c'è il marcapunti andremo a fare un'altra maglia bassa. E siamo a 2 maglie. Ora passiamo, vedete, nel primo foro che troviamo trasversale e andiamo a fare altre 2 che fa 4 maglie. Ok. C'è un altro foro grande, altre 2 maglie basse in questo foro che fa 6. Ora abbiamo, vedete, non i 2 fori ma questo spazio pieno, e in questo spazio pieno andiamo a fare altre 2 maglie che fa 8. Vedete, inseriamo ok, 2, 4, 6, 8. Spazio grande, altre 2 maglie che arriviamo a 10. Ok. Quindi c'è un alternarsi di, vedete, uno spazio e un punto più pieno. Cosa andremo a fare? Dove c'è il punto pieno? Andremo a fare una volta
2 maglie che le abbiamo già fatte, e una volta andremo a fare una maglia sola dentro proprio nella maglia. Ci vuole un po' di pazienza. Ecco qua. Quindi ricontiamo: 2, 4, 6, 8, 10, siamo a 11. Ora abbiamo lo spazio grande, nello spazio dove c'è l'archetto facciamo sempre 2 maglie, che andiamo a 13. Ora è la volta dello spazio pieno, dove ne vanno 2, perché abbiamo detto che alterniamo uno spazio pieno, ne facciamo una, e uno spazio pieno ne facciamo 2. Quindi questo spazio pieno andiamo a fare 2 maglie, non mi ricordo più adesso quante sono, e andiamo avanti così. Quindi abbiamo fatto 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 e 13 e 15. Qui ne facciamo 2, 17, qui ne facciamo 1, 18, qui abbiamo lo spazio, ne facciamo 20, cioè ne facciamo 2 l'archetto. Penso che avete capito il sistema. Qui abbiamo il punto pieno, ne facciamo 2, qui ne avevamo fatto 1, quindi facciamo 2, 2 nell'archetto, 1 nello spazio pieno, 2 nell'archetto, ora tocca quello pieno di 2, quindi qui 2. Una volta che abbiamo fatto questa distribuzione poi è facilissimo. 2 nello spazio pieno, vedete che siamo già alla cucitura quasi, 2 nell'archetto, adesso andiamo a dare una contatina così non ci sbagliamo, dovevamo inserire appunto 33 maglie, quindi 2 allo scalfo, 4, 6, 8, 10, 11, 12, riprovo, 2, ci vuole un po' di pazienza, 2, 4, 6, 8, ecco, ho contato, ne ho 30, adesso siamo arrivate, vedete, all'ultimo spazio, vado a fare 31, 32, e dove c'è qui la cucitura, alla destra della cucitura, facciamo la 33esima. Poi ripartiamo alla sinistra della cucitura e ricominciamo a contare. Facciamo 1 nella cucitura, alla parte di sinistra, e poi cominciamo a contare inserendo, vedete, le maglie, 2, 3, cerchiamo di distribuirle altre 33 uniformemente, ricordando che le ultime 2 vanno fatte ancora dove c'è il marcapunti, quindi siamo a 3, quindi andremo a distribuire, vedete, in questi archetti o 1 o 2, in modo da arrivare alla fine sotto, vedete qua, a 31, perché le altre 2 le faremo nei marcapunti. Dove ci sono qua le maglie alte trasversali andiamo a fare su ogni giro 2 maglie dentro, 2 maglie basse. Quindi io proseguo lavorando, contando un po', cercando di adattare. Quindi 3, qui facciamo 1, 4, 5 e 6, 2 qui, 1 qui, 7, 2 qui, 8, 9, 10, 11, lasciamo un po' il lavoro morbido, se no tira il giro, 12, 13, 15, vedete 2 qui, 14, 15, 16, 17, qui magari più piccole ne mettiamo 1, 18,
19, 20, 21, vedete 22, magari ne facciamo uno qua nella giuntura, 23, poi adesso siamo sui giri di maglie alte del davanti, 23, quindi facciamo 24, 25, vedete, passiamo all'altro giro, 26, 27, altro giro, 28, 29, ultimo giro, vedete, 30, 31, vedete che usciamo all'ultimo giro, e andare al 33 andiamo a fare le altre due maglie basse. Qui abbiamo il marcapunti e arriviamo a 33 anche da questa parte, di 1 e 2. Ecco qua. Ora possiamo togliere il marcapunti del sottoscella e chiudiamo il giro, vedete, con una mezza maglia bassa nella seconda catenella, che vedete che sostituiva la prima maglia bassa del giro. Ecco, noi adesso abbiamo tutte le 66 maglie basse su cui svilupperemo i 6 motivi, e lasciate un po' morbido queste maglie basse, altrimenti tira il giro. Adesso partiamo girando in tondo con il nostro motivo, vi faccio vedere solo qualche giro, che poi è tutto uguale fino alla lunghezza desiderata della manica. Allora, mi alzo con 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, più 2 di separazione, stiamo facendo il punto V, carico il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare la maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Il giro lo conoscete già, però ve lo faccio vedere un pezzettino. Allora salto le 3 maglie di base, quindi andiamo a vedere bene le maglie, 1, 2, 3, nella quarta vado a fare la maglia bassa, le 3 catenelle, 2, 3, maglia bassa nella maglia seguente, 3 catenelle, maglia bassa nella maglia seguente, 3 catenelle, maglia bassa nella maglia seguente. Quindi andate avanti con il giro come avete fatto. Qui vedete dove avete fatto il corpetto, che avete inserito questo punto sulle maglie. Andate avanti fino alla fine del giro, comunque ve lo faccio vedere ancora. Fate 3 catenelle, carico il filo, salto 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta andate a fare il punto V, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base. Quindi 3 catenelle di separazione, saltate 3 maglie di base, 1, 2, 3 e cominciate a fare gli archetti di 3 catenelle. Ci vediamo qui alla fine del giro. Ecco, sono alla fine, vedete, del giro, faccio le ultime 3 catenelle, vedete che qua ci sono esattamente 3 maglie che sono quelle che dovevamo saltare, e vado a chiudermi qui sul punto V nella terza catenella, vedete che sostituiva la prima maglia alta. Mi chiudo con la mezza maglia bassa. E questo è il primo giro. Adesso continuiamo a lavorare in tondo. Secondo giro, siamo sul punto V, entriamo e facciamo una maglia bassa, semplicemente facciamo 1, 2, 3 catenelle, entriamo nel punto V, seconda maglia bassa, 3 catenelle, andiamo a fare i 3 archetti, no? Che abbiamo sempre fatto, quindi 1, 2, 3 catenelle, entriamo nel punto V, facciamo la maglia bassa, facciamo l'ultimo archetto, 1, 2, 3 catenelle, quarta maglia bassa all'interno del punto V, quindi 4 maglie basse, 3 archetti di 3 catenelle, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, e il giro praticamente è uguale come abbiamo lavorato anche se era in andata e ritorno. Quindi carico il filo, cosa vado a fare? Il punto V nel secondo archetto, vedete, di questo gruppo di 3 archetti, 1, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta all'interno di questo archetto. Quindi proseguite col giro solito, quindi 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Ora vado nel punto V seguente e faccio i 3 archetti di 3 catenelle, quindi una maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa,
3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa e così via fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, vedete ho fatto l'ultimo punto V, le 3 catenelle. Adesso dove vado a chiudermi? Vado a chiudermi qui, vedete qui dove avevamo fatto la prima maglia bassa del giro, punto l'uncinetto in questo punto qua e chiudo con la mezza maglia bassa. Quindi un giro sì e un giro no. Dovete fare questo lavoro. Quando chiuderete a questo giro dove avete questi 3 archetti piccoli, dovete spostarvi sull'archetto, quello il secondo, no? Centrale. Quindi vado a fare questo lavoro. Allungo un po' la maglia, entro in queste maglie qui, vedete, la seconda maglia, sarebbe la seconda maglia bassa, e mi sposto con la mezza maglia bassa. Poi cosa faccio? Allungo un attimino, vado, vedete, al centro dell'archetto, chiudo con la mezza maglia bassa in modo che mi trovo esattamente al centro. Da qui faccio il punto V, quindi 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più 2 di separazione, carico il filo, entro nell'archetto e faccio la maglia alta e proseguo la lavorazione. Quindi vedete uno no e uno sì, va fatto lo spostamento con le mezze maglie basse. Qui no, e poi ci sarà da fare alla chiusura di questo, del giri dei fiori, chiamiamoli piccoli fiorellini. Quindi da qui ancora come il giro che vi ho fatto già vedere, il primo qua, quindi facciamo le 3 catenelle e andiamo a lavorare gli archettini nel mio punto V. Una maglia bassa, 3 catenelle, così via. Quando sarete qui andrete a chiudere il giro come vi ho fatto vedere al primo giro. Io non vi dico quanti giri ho fatto di questo punto nella mia manica, perché è soggettivo. Innanzitutto dipende dalla mano, dal cotone che si usa, dal filato che si usa, dato che vi ho proposto 3 tipi di filati, e dall'uncinetto che si va a utilizzare. Io dico solamente che dovete provarvela e fate i conti che comunque questo è un lavoro che va un attimino stirato, non tantissimo, ma il punto va un pochino stirato per evidenziarlo. Quindi nella lunghezza della vostra manica, questa vedete l'ho già fatta, tenete conto che quando ve la andate a provare, la manica una volta che andiamo a stirare, vedete, si allunga, si allarga un pochettino e quindi tenete il conto per fermarvi di questa cosa. Niente. Io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Appena finisco anche questa manica vi metterò il link nel box informazioni dei filati e vi metterò anche quanto filato ho usato io. Questa è una metratura, appunto, una buona metratura, vi metterò quindi le indicazioni e troverete appunto nel box informazioni sotto il video tanti consigli, tante indicazioni utili che vi potranno servire per iniziare il vostro lavoro. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, dovete però cliccare sulla campanella su tutte, altrimenti quando io pubblico non vi arriva le notifiche, è come se neanche vi fosse iscritti, e seguitemi, statemi vicino perché ci sono tantissime novità, tantissimi progetti molto belli e con dei filati del sito online unfilodipassione.it, e quindi vi abbraccio e vi dico alla prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie mille di avermi seguito fino alla fine del video.